Do un cordiale benvenuto a tutti quelli che ci seguono in occasione di questa consulenza eh, medica che il Cannabis Social Club sta dando periodicamente. A nome del Cannabis Social Club di Bolzano vi do un cordiale benvenuto e vi faccio 2 o 3 avvisi di carattere tecnico. Eh, questa questa trasmissione viene tradotta nelle 2 lingue. La lingua principale della serata è l'italiano, pertanto la traduzione si trova per quelli che ci seguono su Zoom all'icona col piccolo globo, dove si possono fare l'impostazione di lingua, e ringraziamo David Casagranda per la traduzione che ci offre. Dieser ist Ankündigung auch auf Deutsch. Wenn Sie den Abend in deutscher Sprache verfolgen möchten, bitten wir Sie, die Dolmetschfunktion zu aktivieren. Sie finden die Dolmetschfunktion am Monitor unten rechts. Wenn Sie mit der Maus über den Monitor streifen, dann öffnet sich das Menü und unten finden Sie eine kleine Weltkugel mit dem Hinweis Dolmetschen. Dort können Sie dann Deutsch anklicken und Sie bekommen die deutsche Simultanübersetzung von David Casagranda, bei dem wir uns sehr herzlich bedanken. Ich wechsle nun wieder ins Italienische und bleibe dann dabei. Per domande che dovessero nascere durante la trasmissione o anche per delle osservazioni, vi preghiamo di utilizzare la chat. Io leggo la chat su Zoom e Lidia Canins, la nostra cara collega, leggerà i commenti che appaiono su Facebook. Su Facebook abbiamo 2 versioni di lingua, una in lingua italiana sul Facebook in lingua italiana, und die deutsche Ausgabe finden Sie auf der deutschen Facebook-Seite des Cannabis Social Club. Ich begrüße Sie alle, do un cordiale benvenuto a tutti e passo la parola a Peter Grünfelder, che è il rappresentante dell'Associazione Pazienti di Bolzano. Lui è fondatore e spiritus rector del Cannabis Social Club di Bolzano e con la sua grande energia ha fatto un lavoro importante per sviluppare una certa cultura della cannabis medica anche in Alto Adige. A te la parola, Peter. Grazie Marcos. Io do il benvenuto a tutti, vi presento brevemente la dottoressa Elisabetta Camporese, che è l'esperta per il Restless Leg Syndrome, una malattia rara direi anche, però esistono dei malati. E un saluto caro anche alla dottoressa Susanne Büchner, neurologa dell'ospedale di Bolzano, la capa del reparto Parkinson anche, se non sbaglio. Saluto i medici, dottor Aldo Leonardo Berti, un medico di base di Bolzano, dottor Elio Dell'Antonio, ex primario del SERT di Bolzano. E devo scusare Pittini, dottor Roberto Pittini, che non c'è ancora, lui ci raggiungerà fra mezz'ora. Ok, allora magari faccio anche i ringraziamenti alle enti che hanno fatto possibile questo evento. Attivo un attimo lo schermo. Aspettate. Provo qua. Allora ringrazio soprattutto al reparto salute della provincia autonoma di Bolzano che ha fatto possibile questo evento, il nostro media partner Believe the Green Magazine, una rivista che scrive soprattutto sui temi della cannabis e cannabis medicinale. Poi mi ringrazio anche con la International Association for Cannabinoid Medicine, la IACM, un'associazione internazionale di medici che promuove il cannabis in medicina.
Poi vorrei ringraziarmi anche con i sponsor. Ok. In primis la farmacia Dottor Ternelli, che è di Reggio Emilia, la farmacia più fornita di tutti. Poi dall'altra parte abbiamo qui anche dei sponsor di farmacie locali, la farmacia Druso di Merano, che anche loro hanno la cannabis medicinale, la farmacia Bonvicini, la farmacia Perini. Poi l'ethical banking della Raiffeisen ci dà anche un contributo, e poi sono dei produttori di cannabis light, la Bioteca, il Crystal Wheat, la Trincaria Hemp di Milano e la Dutch Passion, un'azienda internazionale che produce semi. Peter, scusa, potresti condividerlo forse con lo schermo? Non è condiviso? No. Oh, scusate. Ecco, adesso? Ok, scusate. Ok, io direi di subito che ci buttiamo subito sul tema, per cui ridò la parola al moderatore. Grazie Peter, Dankeschön, grazie del tuo saluto e dei ringraziamenti nei confronti di tutti quelli che ci sostengono e che fanno possibile questo evento. È un'iniziativa nata dal Cannabis Social Club di Bolzano, un'associazione di pazienti che da un po' di tempo, spinti dall'energia di Peter Grünfelder e di altri che hanno sviluppato un'attività molto accanita, è riuscito a trasportare nel centro dell'attenzione anche la tematica della cannabis medica anche in Alto Adige. Salutiamo la dottoressa Elisabetta Camporese, che ci parla di un fenomeno abbastanza raro, ma con una certa, come posso dire, diffusione anche dalle nostre parti, perché sappiamo che l'EULAC qualche anno fa ha iniziato uno studio sul restless leg syndrome, perché c'è un'apparizione un po', come posso dire, più frequente, specialmente in certe valli dell'Alto Adige, in Val Martello e in Val Venosta. Pertanto è una tematica che ci riguarda e ci interessa doppiamente. A lei la parola, dottoressa Camporese. Grazie, grazie mille. Allora, condividiamo lo schermo. Dunque. Ok, Perfetto. a posto, vedete tutti. Benissimo. Grazie, grazie mille. Ringrazio tutti, in particolare Peter Grünfelder per avermi invitato. E niente, diamo spazio. Io sono un medico di medicina integrata, in particolare formata nella psiconeuroendocrino-immunologia e nella cannabis terapia. Quindi il mio approccio è un approccio non solo chiaramente puntato sulla terapia con i cannabinoidi, ma comunque integrato. Quindi il mio studio è sempre sul paziente, è uno studio sempre un po' dell'intero, quindi del legame che i grandi sistemi hanno all'interno della malattia con la psiche, quindi uno studio particolarmente, diciamo, affinato sulla connessione mente-corpo. Allora, la sindrome delle gambe senza riposo lo dice la parola, no? Quindi c'è questo disturbo, questo disordine che viene definito come un disordine neurologico ed è caratterizzato da questo impellente bisogno di muovere le gambe ogni volta che il paziente sta appunto a riposo, quindi si ferma. Di conseguenza è particolarmente disturbante chiaramente il sonno, quindi non solo quando c'è
ovviamente una situazione di staticità del paziente per tante ore, quindi spesso si vede, diciamo, scopre questo disturbo quando si è a lezione, no? Quando ci sono molte ore in cui il paziente passa seduto e vedi che a un certo punto si alza e comincia a ballare letteralmente. È descritto come in tanti modi in realtà, è molto soggettivo quello che il paziente sente, quindi può essere un prurito, una sorta di formicolio, quindi una parestesia o un'irrequietezza. Un po' più spesso è una forma di fascicolazioni, quindi piccole contratture muscolari di piccoli fasci o addirittura spasmi. Un po' più raramente viene descritta come vero e proprio dolore, però diciamo che il sintomo particolarmente è fastidioso perché obbliga letteralmente il paziente a muoversi. Di conseguenza di notte il paziente può riposare veramente poche ore, dopodiché deve alzarsi, muovere le gambe, fare qualcosa. Di conseguenza c'è tutta una catena di eventi che accadono, nel senso che non è solo il problema gambe, ma il problema poi si allarga al sonno disturbato, di conseguenza tutto il pattern ormonale che viene secreto durante il sonno viene sovvertito, quindi non è solo la stanchezza diurna che possiamo avere nel paziente, ma chiaramente poi c'è tutta una situazione di stress che viene a farsi strada e con tutta una serie di conseguenze non indifferenti. Io avevo una paziente, mi ricordo che erano anni che dormiva in questo modo, 1-2 ore, dopodiché si svegliava, andava a stirare e camminava per la casa, i familiari non ne potevano più. Vabbè, l'abbiamo sistemata, ma ci sono voluti 6 mesi, quindi pensate quanto è, diciamo, disturbante a livello proprio sistemico-biologico. Allora, distinguiamo delle forme primarie e secondarie, come sempre accade di solito con le patologie. Diciamo che alla base sembra esserci un disordine della dopamina, dove la dopamina è un neurotrasmettitore, quindi diciamo una molecola che nel nostro cervello manda dei messaggi, ok? Si occupa di mediare una comunicazione importante per il movimento e non solo. Di conseguenza la coordinazione dei movimenti muscolari quando c'è una carenza di dopamina è diciamo poco coordinata, poco controllata, per cui possono scappare quelle che sono appunto gli spasmi, le fascicolazioni involontarie. Fisiologicamente verso sera la dopamina cala appunto normalmente, per cui ecco perché verso sera e di notte si fa più sentire il sintomo, però ribadisco, dipende da che tipo di vita fa il paziente, perché se è molto sedentario può arrivare anche di giorno il disturbo. Le forme secondarie invece, questo perché sono state, diciamo così, associate negli studi, si è visto una maggiore prevalenza di questo disturbo associata con per esempio la sideropenia, quindi la carenza di ferro, l'anemia da carenza di ferro, perché sembra che in qualche modo influenzi la produzione di dopamina, l'insufficienza renale, il diabete, la malattia di Parkinson, che sempre dipende ovviamente dalla dopamina, di conseguenza è intuibile la secondarietà, l'artrite reumatoide, l'ipotiroidismo, la gravidanza, soprattutto nell'ultimo trimestre, e la fibromialgia. In particolare nella fibromialgia personalmente ho visto parecchi casi di comorbidità, e questo probabilmente perché anche la fibromialgia dipende da uno stress neuroimmune e sicuramente c'è diciamo, un disguido della dopamina anche nella fibromialgia. Come effetto collaterale di alcuni farmaci, soprattutto antipsicotici, antidepressivi, a volte gli antipertensivi, alcuni antinausea come la metoclopramide in particolare, dove è noto insomma la possibilità di
insorgenza di quelli che vengono chiamati degli effetti collaterali extrapiramidali in gergo medico, che significa proprio diciamo andare a colpire quella fascia nervosa cerebrale che si occupa proprio del controllo del movimento volontario. Altre cause sono sicuramente gli eccessi, quindi fumo, alcol, caffeina, insomma, eccetera, sedentarietà e obesità sembrano in qualche modo alterare, insomma, quelli che possono essere degli equilibri neurologici. E poi lo stress, e l'ho messo bello in grande, perché soprattutto negli studi sistemici, negli studi di medicina integrata, si apprende, diciamo, come l'asse dello stress sia costantemente coinvolto in qualsiasi tipo di patologia, diciamo così. In modo sempre diverso, però è un comune denominatore. Ma i miei studi non si sono fermati qui, perché per un po' mi sono accontentata, no, di questa spiegazione, poi volevo capire di più e quindi ho studiato un po' di più la connessione appunto della mente con il corpo e la logica della biologia, appunto intesa proprio etimologicamente biologia, quindi logica della vita. E sono riuscita a capire che cosa attiva lo stress, perché poi è vero che lo stress è un comune denominatore in particolare anche di questa patologia. Ma che cosa attiva lo stress? Mica ci svegliamo una mattina e siamo stressati così. Sì, sicuramente, ma c'è sempre una motivazione in qualche modo. E allora si vede come alla base di tutto ci siano dei vissuti conflittuali, delle attivazioni vere e proprie a livello neurologico, perché quando parlo di un conflitto non è solo un'emozione, ma è un vero e proprio campo elettromagnetico che diventa biochimica nel cervello. E quindi si possono addirittura a volte alle TAC, con un occhio particolare, vedere questi centri concentrici che sono proprio dei campi elettromagnetici derivati da un certo tipo di vissuto che ha attivato ovviamente l'asse dello stress e di conseguenza tutto quello che può portare poi alla patologia. Quando si attiva l'asse dello stress per un tempo congruo, perché chiaramente non è che dobbiamo vedere lo stress come il nostro nemico, lo stress è indispensabile alla nostra vita, noi non possiamo vivere senza dei picchi di cortisolo, non ci sveglieremo neanche la mattina. Il problema con l'essere umano rispetto all'animale è sempre la tempistica, perché se l'animale rimane stressato il tempo giusto per combattere o fuggire e poi si dimentica completamente di che cosa l'ha stressato, noi no. Noi ci rimuginiamo sopra, ci pensiamo sopra e ci creiamo a volte dei grossi conflitti che durano mesi o anni addirittura. Quando l'asse dello stress si attiva, le cose, diciamo, generali in comune che accadono sono un'acidità della matrice. Che cosa vuol dire? Che tutto ciò che è intorno alle cellule, quindi vasi, tessuto connettivo, eccetera, comincia ad acidificarsi, quindi a scambiare meno sia ossigeno ma sia anche proprio le sostanze nutritive. Quindi c'è un eccesso di tossine, chiamiamole così, che tra l'altro aumentano e stimolano continuamente le fibre sensitive dolorifiche. Un'infiammazione, quindi la conseguenza poi dopo l'acidità della matrice c'è un richiamo di cellule del sistema immunitario e quindi un'infiammazione, di solito anche un richiamo di liquidi e in ultima analisi c'è lo stress ossidativo, quindi l'attivazione di radicali liberi che chiaramente sono tossici e diventano tossici anche per il DNA, quindi probabilmente se vogliamo ricordare quella che è l'epigenetica, sicuramente un'influenza sull'espressione dei geni questo tipo di situazione la dà.
Di conseguenza vengono coinvolti chiaramente gli organi bersaglio che in qualche modo risponderanno in modo logico al nostro conflitto. Di conseguenza, nel caso della sindrome delle gambe senza riposo, i conflitti saranno individuabili in particolare sulla corteccia motoria, quindi sulle aree del cervello che controllano il movimento, e un po' anche sulla corteccia sensoria, quando il vissuto è legato più a una sensazione che non al movimento stesso. Di solito il vissuto riguarda proprio un impedimento, quindi che può riguardare il movimento, la sessualità, la socialità, insomma può riguardare tante cose, ma in particolare c'è un qualcosa che il paziente si vive prima ovviamente dell'esordio della malattia come un grosso blocco. Quindi quello che va a ripetere, rimuginare come conflitto è, per esempio, voglio scappare ma non posso, sono bloccato in questa situazione, lasciatemi andare, no? Per esempio succede anche a dei bambini quando non vogliono stare, per esempio, a scuola o bloccati in una determinata posizione fissa, o le gambe bloccate. Ecco, qui mi collego anche a dei casi che ho potuto vedere dopo il lockdown, quindi con il Covid ci sono stati veramente parecchi nuovi casi di RLS, e non solo, anche Parkinson e tanto altro in realtà. Però a seconda, chiaramente, questo dipende sempre da come uno se lo vive ovviamente, ok? Quindi non parlo degli eventi che ci possono dare questo tipo di cosa, perché non si può catalogare un certo tipo di evento, ma è proprio come un paziente se lo vive. Quindi qualsiasi sia la causa, l'evento stressante, la patologia arriverà a seconda di come me lo vivo. Quindi nel caso del lockdown, quando io me lo vivo come un impedimento a muovermi, posso avere l'esordio di questo tipo di patologia, e per esperienza personale io ho visto esordi anche di veri e propri Parkinson, purtroppo in signori di media età, comunque anche più o meno anziani, ma non tanto, proprio a causa di questo. Ma è solo per fare un esempio, chiaramente. Le terapie. Allora, le terapie, così diamo un'occhiata anche a quelle convenzionali. La terapia convenzionale della RLS offre le classiche benzodiazepine, chiaramente per indurre un sonno il più possibile chimico purtroppo, ma per cercare di far dormire un po' di più e sopprimere un pochino quello che è il sintomo. Farmaci dopaminergici, cosa vuol dire? Che mimano, sono in grado di legarsi ai recettori per la dopamina e quindi in qualche modo simulano l'azione della dopamina. A volte si tenta con degli antiepilettici, anche se insomma gli effetti collaterali sono pesanti, oppure addirittura degli antidolorifici, qualche volta addirittura appunto di tipo oppioide. Nella mia esperienza non ho visto grandi effetti, nel senso che c'è qualche azione, qualche effetto, ma mai a lungo termine. Ecco, questo è perché? Perché questo tipo di terapia ovviamente rischia, non dico che lo fa sempre, ma rischia di coprire solo il sintomo, quindi di non andare a regolarizzare un po' di più a livello sistemico e a livello neurologico la causa, ma di proprio mettere un coperchio sul sintomo. In qualche caso si possono avere dei buoni risultati, magari quando anche il paziente è in grado di fare un lavoro un po' più ampio e quindi di lavorare anche su se stesso, su quello che ha, che può portare in consapevolezza a livello psicoemotivo, e cercare insomma di di rimuovere quando possibile la causa vera e propria, insomma quello che può essere il vissuto. Nei casi in cui questo non è possibile fare, appunto, con la terapia convenzionale si rischia di coprire e basta. Inoltre, chiaramente per alcuni farmaci, soprattutto le benzodiazepine, ma anche altri,
si possono avere i due fenomeni tipici di questi tipi di farmaci, che sono la tolleranza, quindi devo aumentare costantemente un po' la dose per avere lo stesso effetto, e la dipendenza, quindi quando io sospendo una benzodiazepina in particolare, oppure anche un antiepilettico, se lo sospendo velocemente avrò dei sintomi di astinenza. Quindi questi sono insomma delle motivazioni abbastanza importanti. Allora, l'approccio diciamo che io considero un po' più integrato e sistemico e sicuramente più funzionale è quello con la cannabis medica, che chiaramente io utilizzo diciamo molto facilmente, ecco, perché oramai sono una prescrittrice da parecchi anni e non mi viene neanche più spontaneo tentare con certi tipi di patologie, ma direi che insomma sono parecchie ormai quelle che tratto con la sola cannabis medica, e quindi non mi viene neanche in mente insomma di cominciare con altri farmaci, salvo casi veramente particolari. La cannabis medica è conosciuta in realtà da tantissimi tantissimi anni, sì, insomma, persino gli antichi egizi conoscevano gli effetti benefici e gli effetti terapeutici della cannabis. Loro facevano già, pensate, gli ovuli vaginali con la cannabis per trattare le patologie femminili, quindi veramente molto avanti. Lo sappiamo che gli egizi erano avanti, ma insomma veramente molto. Allora, nel 1992 e poi nel 95 un certo Raphael Mechoulam, mi pare si pronunci, hanno scoperto, io lo chiamo l'alter ego della cannabis, nel senso hanno scoperto le molecole che naturalmente noi produciamo e che sono appunto i nostri endocannabinoidi e che si legano ai recettori del sistema endocannabinoide, che è chiaramente presente nel nostro organismo. Allora nel 92 questo signore scopre l'anandamide. Anandamide in sanscrito significa beatitudine, quindi è una molecola del piacere, per cui è una sostanza che rilasciamo ogni volta che in qualche modo facciamo delle cose piacevoli e ci troviamo in pieno benessere psicofisico. Nel 95 hanno visto chiaramente che l'anandamide si legava ai recettori CB1, che adesso andiamo a vedere brevemente, quindi i recettori che corrispondevano al recettore per il THC, quindi la componente psicotropa della cannabis. Nel 95 viene scoperto il secondo endocannabinoide, che si chiama 2-arachidonil-glicerolo e corrisponde sostanzialmente al nostro CBD interno, ok? Quindi si lega ai recettori CB2. Il sistema endocannabinoide è appunto ancora più antico della cannabis, nel senso che esisteva già 600 milioni di anni fa, quindi pensate, praticamente nasce prima il sistema endocannabinoide dell'essere umano. E eravamo spugne all'epoca, ma c'era già un sistema molto simile al nostro attuale sistema endocannabinoide, quindi significa che non solo è parte essenziale della vita, ma è si dice il mastro regolatore, no? Cioè è colui che in qualche modo veicola e guida e regola l'adattamento ai cambiamenti ambientali. E l'adattamento ai cambiamenti ambientali è alla base della gestione dello stress, cioè io mi stresso quando non riesco a crearmi un adattamento al nuovo stimolo, quindi all'ambiente. Il sistema endocannabinoide è tipicamente, diciamo così, soppresso, comunque ridotto, nel senso che i recettori non vengono espressi durante la malattia, e questo è abbastanza intuibile per quello che abbiamo detto fino ad ora, nel senso che durante la malattia
non ho una beatitudine e quindi non do lo stimolo a produrre i recettori per la cannabis o comunque per i miei endocannabinoidi. Questo funziona così perché? Perché i recettori per la cannabis o comunque insomma i recettori del sistema endocannabinoide sono, si dice, on demand, quindi a richiesta, così come i canali della TV. Per cui mano a mano che io produco o diciamo CBD e THC endogeno, quindi anandamide e il 2-arachidonil-glicerolo, oppure assumo cannabis, stimolo, ok, una upregulation si dice, cioè uno stimolo alla produzione di recettori, quindi all'esposizione di recettori, e quindi regolarizzo quello che è il sistema endocannabinoide, quindi lo faccio funzionare. Nel momento in cui chiaramente non ho questo tipo di situazioni, quindi sono sotto stress, sono in malattia, ho dolore, eccetera, questo viene abbassato. Quindi la funzione della cannabis, oltre a tutto quello che vedremo a livello, diciamo, sul dolore, eccetera, e sulla dopamina, ha anche questa funzione, cioè di riportare in auge, diciamo, di riportare in funzionamento il sistema endocannabinoide. Quindi questi recettori, che appunto sono on demand, si trovano su queste zone del cervello in particolare e questi sono soprattutto il CB1, in parte il CB2. Il CB2, che è quello che risponde al CBD, si trova anche su tutto il sistema immunitario. Ecco perché il CBD ha un effetto sia fortemente antinfiammatorio, ma anche proprio di modulazione del sistema immunitario. Tra l'altro l'ultimo articolo che avevo letto, l'ultima ricerca che era stata fatta, è che hanno scoperto le potenzialità del CBD come antibiotico, quindi proprio pare abbia un effetto antibiotico molto molto potente. Quindi vediamo, no, questa mappatura dei recettori agisce sull'ippocampo, che è una zona del cervello deputata alla memoria, sulla corteccia cerebrale, in particolare quella frontale che si occupa della cognizione, quindi dell'elaborazione del pensiero, il cervelletto che serve per la coordinazione e l'equilibrio, i gangli basali che ve l'ho messo in giallo perché appunto si occupano del movimento, l'ipotalamo e quindi la regolazione in questo caso soprattutto dell'appetito, infatti conosciutissima la fame chimica da THC, l'amigdala, quindi sulle emozioni, in particolare io per spiegare questo dico sempre che la cannabis ti aiuta a mettere un occhiale rosa nei confronti non solo del dolore ma anche delle situazioni della vita, quindi quando sei sotto stress importante utilizzare diciamo la stimolazione di questo tipo di recettori aiuta molto per svuotare di importanza certi eventi e dare spazio a un altro tipo di soluzioni. La sostanza grigia periacquedottale invece è quella che si occupa in particolare del dolore, dove sono deputati i recettori del dolore. La cosa molto importante che va spiegata soprattutto ai pazienti un po' più ansiosi, un po' più diciamo sì, che abbiano un po' di timore insomma nell'assunzione di cannabis, è che non sono presenti questi recettori nelle strutture che controllano le funzioni cardiovascolari e respiratorie, quindi non esiste nella storia dell'umanità una letalità da sovradosaggio di THC. Sicuramente se uno ne prende troppo e non ha mai preso THC potrà avere degli effetti senz'altro che adesso andiamo a guardare, ma non muore e questo è molto importante, ok? Quindi questo è sicuramente da dire per rassicurare, ok? Quindi non può esserci proprio un'overdose letale. Come funziona la cannabis? Allora, il sistema endocannabinoide regolarizza di suo, abbiamo visto dove sono situati i recettori, per cui regolarizza la secrezione di dopamina. I recettori CB1 sono presenti proprio nelle aree cerebrali deputate alla secrezione di dopamina, essendo questo neurotrasmettitore un importante fattore che coinvolto
non solo nel movimento, ma anche nel comportamento, nella cognizione, addirittura nella regolazione dell'allattamento, nel sonno, nell'umore, insomma, nella memoria di apprendimento, per cui ha tante funzioni. In particolare nella RLS ci interessa la funzione diciamo del movimento fluido, ok? O comunque del non inceppo a livello appunto delle gambe. Allora, per spiegare, siccome non trovo mai schemi che mi soddisfano, li faccio io, quindi faccio i disegnetti io. Allora, sostanzialmente come funziona in particolare il THC, ma comunque insomma la cannabis, in particolare a livello neurologico va a stimolare il neurone inibitore dei neuroni GABAergici, si dice, e glutaminergici, che sono, diciamo, che va a inibire indirettamente i neuroni che si occupano, uno dell'eccitazione, quello in azzurro, e dove c'è scritto GABA sono quelli invece più sedativi, più regolarizzanti, più tranquillizzanti. Quindi è una doppia negazione che comporta qui lo vediamo meglio, comporta praticamente una liberalizzazione dei neuroni GABA, e quindi questo neurotrasmettitore si occupa della regolazione e della stimolazione della secrezione di dopamina. Quindi diciamo che tutto questo, sono stata un po' più tecnica per dare modo insomma anche ai colleghi presenti di capire meglio, e di fatto con il THC ottengo un aumento della dopamina e quindi chiaramente un aumento della possibilità di coordinazione motoria migliore. In linea generale, pertanto, si può iniziare con il THC, chiaramente dopo valutazione del paziente. Cosa vuol dire? Che ci sono, è sicuramente un farmaco molto maneggevole, il CBD lo è molto di più. Quando parliamo di THC, quindi con effetti più psicotropi e diversi rispetto al CBD, posso avere delle controindicazioni. Le uniche controindicazioni alla terapia sono la presenza di una cardiopatia, in particolare del ritmo cardiaco, quindi fibrillazione atriale piuttosto che una tachicardia parossistica, eccetera. Perché? Perché il THC può provocare una tachicardia. Quindi se un paziente ha un cuore, diciamo, vulnerabile, l'aumento del ritmo cardiaco, la tachicardia, potrebbe slatentizzare, quindi stimolare un episodio, per esempio, di fibrillazione atriale oppure di scompenso se c'è un'insufficienza cardiaca importante. In tutti gli altri casi, quindi quando hanno gli stent piuttosto che cardiopatie, insomma, così ipertensive o altro, è valutabile ma è fattibile. Oppure la presenza di allucinazioni importanti o attacchi psicotici molto importanti. Questo perché sappiamo che gli attacchi psicotici dipendono tra l'altro da un eccesso di dopamina, e quindi se io indirettamente continuo ad aumentarla rischio di stimolare troppo. Tra l'altro il THC stimola l'ideazione soprattutto in questi pazienti, e quindi diciamo che posso rischiare di esagerare la loro paranoia. La scelta poi se utilizzare una dose esclusivamente serale perché magari il sintomo è più di notte oppure diurna, chiaramente dipende dalla sintomatologia anche sistemica del paziente, perché non è detto che il paziente abbia solo un RLS, ma potrebbe avere per esempio una depressione legata, o comunque un abbassamento dell'umore legato per esempio alla scarsità di sonno, oppure una situazione ansiosa o altre comorbidità che mi inducono, diciamo, a fare una terapia anche durante la giornata, durante il giorno. Quindi generalmente potrà essere assunto in olio, quindi per bocca, per via sistemica, oppure col vaporizzatore per via inalatoria, questo a seconda dell'immediatezza con cui voglio agire sul sintomo. Cosa vuol dire? Che in olio avrò dei picchi
del farmaco dopo circa un'ora, ok? Con il massimo dopo più o meno un'ora e mezza, 2. Quindi un plateau poi che va a scemare dopo 6-7 ore, quindi un effetto lungo, lento e lungo, ok? Mentre quindi se invece ho un dolore o comunque una cosa che arriva con questi spasmi, con queste fascicolazioni nell'immediato, molto un attacco, diciamo così, ok? Allora è più utile associare oppure fare solo col vaporizzatore, perché chiaramente in inalazione io salto la porta del fegato, non devo metabolizzare e dal polmone arriva immediatamente al cervello e quindi ho un'azione più veloce. Quindi il picco è dopo pochi minuti e anche però la durata è minore. Possibile ovviamente sempre anche l'assunzione mista, cosa che io di solito prediligo per determinate patologie, cioè do una base d'olio e poi eventualmente la somministrazione in vaporizzatore nel caso in cui sia necessario. Effetti secondari, quindi andiamo a vedere un po' quali possono essere gli effetti, diciamo, che non mi piace chiamarli collaterali, no? Perché a volte sembrano così negativi, in realtà sono secondari e a volte anche sfruttabili, insomma. Comunque, per lo più si rilevano, vabbè, un po' di sonnolenza quando si usa ovviamente il THC, riguardano prevalentemente il THC, col CBD ci sono pochissimi effetti collaterali, quelli che ho visto io nella mia esperienza sono stati solo legati al fatto di diciamo assunzione di CBD in un biotipo più simpatico-tonico. Che cosa vuol dire? Che quando una persona è già di suo con una vivacità, chiamiamola così, molto intensa, quindi ha una prevalenza si stressa facilmente, ecco, diciamo, si eccita e si stressa molto velocemente, non è pacato, no? Sono quelle persone molto attive, molto, molto dinamiche, che parlano molto velocemente, che sono, insomma, non sanno avere una calma, no? Sono tutte così. Il CBD, essendo un simpatico tonico, può esacerbare questo tipo di cosa, per cui non è così infrequente, nonostante si conosca il CBD come così, la cannabis light, appunto quella che si può dare senza tanti problemi, in realtà ci sono certe persone che non lo tollerano, cioè hanno degli effetti paradossi da CBD. Il THC invece può avere appunto questi effetti secondari che sono per esempio la sonnolenza, chiaramente un po' di confusione mentale, stordimento, la difficoltà a concentrarsi, secchezza di occhi e bocca sono noti, la tachicardia come abbiamo detto, a volte il giramento di testa, l'ipotensione, infatti io lo uso anche come terapia antipertensiva a volte, l'ideazione facilitata si dice, nel senso che a volte per esempio negli artisti è molto vivace questa cosa, no? Per cui stimola proprio questa creatività. Alterazione, solo che in questo caso è un effetto secondario che può sfiorare dei pensieri un po' ossessivi oppure paranoidi. Alterazione della percezione spazio-temporale, cioè nel senso che non riesci a capire quanto tempo è passato 1 minuto e ti sembra che sia passata un'ora, questo confonde e dà un po' di fastidio ai pazienti. Qualche volta, molto più raramente, disturbi gastrointestinali. Io ho avuto pazienti purtroppo che avevano affetti paradossi, forse dall'olio più che del THC, e anziché funzionare da antinausea, stimolavano la nausea. Forse anche legato alla dopamina, non lo so, però ci sono rari casi, ma succede. Cosa fare se compaiono questi effetti secondari? Allora, la prima cosa da fare è ricordarsi sempre che in genere sono effetti temporanei e che si manifestano all'inizio della terapia, cioè quando noi non abbiamo ancora un numero di recettori espressi in grado di catabolizzare tutto il farmaco. Sono temporanei, cosa vuol dire? Che basta ridurre un po' la dose oppure diciamo mantenerla più a lungo. Io in genere quando do la cannabis la do
però gradualmente, cioè faccio aumentare per esempio di una goccia ogni 3 giorni per dare il tempo all'organismo di abituarsi, e quindi se ci sono degli effetti sgradevoli, anziché ogni 3 giorni aumento l'intervallo, lo faccio aumentare ogni 5-6 giorni. Non ci sono effetti chiaramente permanenti nell'organismo, per cui sono tutte cose che poi se ne vanno tranquillamente, quindi non è mai un effetto collaterale, diciamo, comparabile a un farmaco chimico, dove quando succede un effetto collaterale devi sospendere il farmaco perché non puoi, no, continuare. Qui invece possiamo continuare perché basta dare il tempo all'organismo di abituarsi. Chiaramente è fondamentale questo con il paziente, il rapporto medico-paziente non solo rassicurante e informativo di questo, ma all'inizio è veramente fondamentale, quando si mette in terapia per la prima volta un paziente, seguirlo nelle settimane successive, proprio perché non abbandoni, ma soprattutto perché non si spaventi. Quindi bisogna esserci nel legame, diciamo, nel rapporto col paziente, e bisogna sentirlo spesso per vedere come va e aggiustare la dose, perché poi la dose non è mai, non si può fare dei protocolli, ognuno ha la sua, perché ogni paziente ha un numero di recettori diverso e una velocità diversa di espressione dei recettori stessi, per cui ognuno avrà la sua dose. Non c'è una dose standardizzabile se non quella di inizio terapia, che possiamo così più o meno sapere come dose di partenza, ma poi la dose di arrivo è la dose dove il paziente sta meglio, dove vediamo che il paziente comincia a non avere più i sintomi, allora quella diventerà la sua dose di mantenimento. La gestione della terapia quindi comporterà che si potrà utilizzare appunto il CBD. Abbiamo detto che il CBD è un grosso antinfiammatorio, per cui considerando che anche in questa patologia sussiste una infiammazione di basso grado che accompagna invariabilmente ogni situazione patologica, e anche questa, l'utilità dell'uso del CBD, soprattutto di giorno, in particolare in quei pazienti che hanno bisogno di sfiammare e di non avere effetti secondari da THC, possiamo utilizzare appunto quello che viene chiamato Bedrolite o Aurora ad alto CBD, che sono quelli, i farmaci, diciamo, a prevalenza di CBD, oppure in alcuni casi, quando per esempio c'è una comorbidità con una forma un po' più dolorosa, oppure un umore o un'ansia da sistemare un pochino, così si dà il Bediol, che è un bilanciato, quindi contiene sia CBD che THC. Preferibilmente in olio, per quello che abbiamo detto prima, nel senso che riesco a coprire di più tutta la giornata, e nel caso appunto poi per coprire meglio la sera invece si utilizza il THC. L'origine sativa o l'origine indica dipende, questo dipende molto dal paziente, da come sta il paziente, dalla sua ideazione. Di solito si usa il sativa in questi casi, però ci possono essere dei casi in cui sia necessario usare l'indica, un po' perché magari il THC di origine sativa stimola troppo l'ideazione del paziente, o perché c'è una componente ansiosa importante, allora è preferibile usare l'inflorescenza di origine indica, perché è più sedativa. Questa è una slide riassuntiva, diciamo, della gestione della terapia, quindi importante la gradualità, quindi si dice no, start low and go slow, quindi partire piano, a volte si parte solo con dosi serali, anche in altre patologie, o con dosi minime, e poi si va su piano piano, modulare sempre appunto gli intervalli tra le somministrazioni, se ci sono effetti collaterali sospendere o ridurre il trattamento. Ecco, un'altra cosa che è importante dire ai pazienti è che se ci sono terapie
in atto quando si parte con la cannabis. I cannabinoidi possono potenziare l'effetto di altri farmaci, in particolare degli antidolorifici, a volte anche degli antiepilettici, psicofarmaci, analgesici, eccetera. Questo perché competono con il sistema di catabolismo dei farmaci, quindi la cannabis, diciamo, si frega il posto e gli altri farmaci rimangono un po' più presenti a livello del sangue e quindi si alzano un po' i livelli ematici. Di conseguenza sarà necessario, una volta arrivati a regime con la terapia con i cannabinoidi, ridurre gradualmente fino, in alcuni casi per fortuna, anche ad eliminare alcuni farmaci, insomma, che quello è l'obiettivo chiaramente finale nostro di noi prescrittori. Fondamentale la corretta comunicazione con il paziente, quindi al di là del consenso informato, che chiaramente è fondamentale, ma non solo quello scritto, ma sempre supportato da quello verbale nel rapporto medico-paziente. Cos'altro? Allora, per quella che è la mia esperienza nella medicina sistemica, io ipotizzo e veramente la butto lì, come l'intestino possa avere sempre un coinvolgimento anche in questo tipo di patologie neurologiche. Questo perché il razionale di questo sta nel fatto che il microbioma, cioè la nostra flora intestinale, è sempre strettamente connessa al cervello e soprattutto è connessa con un'attivazione dell'asse dello stress. Allora se la RLS chiaramente ha, come le altre patologie, una base di un'attivazione dell'infiammazione dell'asse dello stress, allora posso ragionevolmente ipotizzare che l'intestino sia scombinato, quindi che ci possa essere effettivamente una disbiosi intestinale legata a questa patologia. Se a questo associamo anche un'alimentazione, per esempio ricca di proteine animali, quindi che favorisce una flora maggiormente putrefattiva rispetto a una flora diversa, questo è in grado di produrre dei metaboliti, in particolare a base di acido glutamico, che sono eccitanti, diciamo così, combinati con una maggiore permeabilità intestinale, possono raggiungere il cervello e diciamo avere un effetto eccitatorio. Ecco, questo è anche alla base delle ipotesi in realtà valorate sull'epilessia. Quindi ecco perché la dieta chetogenica nell'epilessia ha un grosso effetto, perché proprio va a diminuire la produzione di questi metaboliti che hanno un effetto proprio di stimolo, come di neurotrasmettitore, perché poi sono a base di acido glutamico. Di conseguenza questo va, per quello che abbiamo visto prima, a influenzare negativamente la sintesi di dopamina in particolare. E quindi l'ipotesi sarebbe così interessante avviare degli studi approfonditi dell'intestino attraverso per esempio lo studio non solo della flora intestinale ma anche dei suoi metaboliti, che si chiama appunto metabolomica, che ci fa capire meglio, ci possa far capire meglio il legame che c'è anche tra intestino e RLS. E questa è un qualcosa a cui io sto sinceramente pensando come ipotesi di ricerca. Mi piacerebbe veramente vedere come è messo l'intestino di un paziente con RLS e come dopo una terapia sia dietetica sia con aggiustamento della flora intestinale, oltre che con la cannabis, come cambia la situazione metabolomica di conseguenza. Siccome questo si è visto molto bene anche con l'epilessia, non vedo perché non si possa tentare di vedere anche con questo tipo di patologia. E vi ringrazio e ho terminato, sperando di essere stata sufficientemente chiara. Grazie.
Grazie mille, dottoressa Camporesi. La prego di chiudere la presentazione, così ci allarghiamo Sì. il monitor. Non solo la presentazione, ma anche... Ok, perfetto, adesso ci siamo. Adesso, Sì. siccome al momento non ci sono ancora delle domande o delle osservazioni, io adesso metterei in prima visione i colleghi medici, in modo che si possa entrare anche in un dibattito fra voi. Un attimo ancora che sto ancora mettendo tutti insieme sulla videata. Abbiamo perso il dottor Dell'Antonio, non lo vedo in questo momento. Magari se lui accende il video lo possiamo... Ecco, adesso lo inseriamo anche il dottor Dell'Antonio, che magari adesso i colleghi medici entrino un po' in un dibattito, partendo magari dalla dottoressa Büchner, rivolgendo le domande quali sono aspetti nuovi o quali sono quelli che lei dalla sua vita di tutti i giorni può confermare da quello che abbiamo sentito adesso dalla dottoressa Camporese. Devo ancora scusarmi con la dottoressa perché non ho fatto una presentazione approfondita. La dottoressa Camporese è medico, psico, neuro, endocrino, immunologia. Adesso ci ho messo una mezz'ora per imparare come si pronuncia. E c'ha uno studio proprio a Urbano in provincia di Padova. Adesso abbiamo concluso anche la presentazione, chiedo scusa che non l'ho fatto con questa completezza prima. Non c'è nessun problema. La parola alla dottoressa Büchner. Sì, buonasera, intanto grazie per l'invito di questo incontro. Sì, il nostro approccio all'ospedale ovviamente è un po' più della medicina convenzionale, ovvio, anche se mi piace molto questa idea di vedere questo, non di separare la psiche dal corpo, quindi sicuramente è una cosa che è connessa, questo sono d'accordo, e poi sì, tante cose sono proprio state dette ovviamente correttamente, che ci sono le forme primarie e secondarie, e quindi ovviamente il nostro trattamento dipende anche se si tratta di una forma primaria o secondaria, perché una forma secondaria che è legata per esempio ad una insufficienza renale, ovviamente lì devo in qualche modo pensare a guarire o a trattare comunque la insufficienza renale. Poi volevo comunque dire che le benzodiazepine, per esempio, noi non lo utilizziamo praticamente mai, cioè non è la terapia di prima scelta nella medicina convenzionale per trattare la sindrome delle gambe senza riposo, cioè questo è solo nei casi rari. Di solito sono ovviamente i farmaci che agiscono sulla dopamina e nella maggior parte dei casi i dopamine agonisti, perché la dopamina stessa, come la levodopa, ha più effetti collaterali, diciamo. Certo. Grazie dottoressa Büchner. Il dottor Dell'Antonio si inserisce nel dibattito. Se posso dire una cosa, anche perché purtroppo dovrò lasciarvi prestissimo, quello che è particolarmente importante, no, rispetto a questo tipo di terapia, rispetto al suo approccio, dottoressa Camporese, che trovo straordinario, una relazione fatta molto molto bene, è che comunque c'è un coinvolgimento del paziente nella terapia, viene richiamato a un'attenzione, viene richiamato anche a una cura dell'alimentazione, viene richiamato anche a una gestione nel tempo, e quindi da questo punto di vista io trovo la cosa assolutamente straordinaria. Il paziente diventa anche protagonista della sua cura. E il problema non si risolve immediatamente, ma si risolve con calma, con gradualità. Questo lo trovo straordinario. La ringrazio e vi ringrazio tutti, ma vi devo salutare adesso, mi dispiace. Grazie davvero, grazie. Ciao Elio, buonasera dottor Dell'Antonio. Dottor Berti, la sua reazione alla presentazione della collega? Sì, ottima presentazione.
veramente complimenti. No, io come dottor Dell'Antonio sono molto affascinato da questo approcciare il paziente in una maniera un po' più olistica che specialistica. Il problema è che spesso però il paziente è impaziente e quando arriva in studio chiede una soluzione veloce che tolga i sintomi. Al paziente non interessa se sono coinvolti i neuroni dopaminergici o meno, non interessa soltanto dormire la notte. Quindi magari ecco, l'unica cosa per la cannabis è che ci vuole un attimo perché faccia effetto e trovare la giusta dose, quindi non tutti i pazienti sono eleggibili, ecco. Quindi questa è l'unica cosa che purtroppo, specialmente in uno studio di medicina generale dove c'è poco tempo per una visita, bisogna dare un appuntamento dedicato, parlarne, soprattutto se il paziente non ha mai utilizzato cannabis in nessuna forma, insomma non si può fare in un quarto d'ora. Questo ecco, sì. paziente cinquantenne che lavora con bambini. No, ha bisogno di una soluzione abbastanza immediata e sicuramente questo tipo di approccio richiede come prima visita un'ora e mezza, 2, cioè devi creare anche il legame empatico con il paziente, la fiducia. Ecco che allora se gli spieghi che la cannabis inizierà a lavorare dopo una settimana, 10 giorni, insomma, un pochino, magari alcuni ce la fanno. Sicuramente ci sono casi in cui devi dare una risposta più veloce in senso di risultato e quindi va bene così, voglio dire, nel senso, questo non impedisce comunque di fare entrambe le cose. Poi in uno studio di medicina generale capisco molto bene, infatti io non faccio medicina generale per quello, perché non ne avrei i tempi, però sicuramente a me capita anche con altre patologie, no? Tipo quando c'è un dolore importante, se c'è il dolore importante io non posso agganciare da un punto di vista psicoemotivo e cognitivo il paziente, non mi ascolta nemmeno, ha bisogno che io gli tolga il dolore, quindi io posso far partire sicuramente la cannabis, ma nel contempo io devo supportarlo con qualcosa di più immediato e quindi lì chiaramente facciamo fronte con degli antidolorifici piuttosto che con altri tipi di farmaci che in qualche modo possono avere un effetto un po' più veloce, un po' più immediato. Quindi d'accordissimo su questo. Quello che posso dire è che ecco, io non amo, come posso dire, amo molto personalizzare, quindi a seconda del paziente che ho davanti farò delle scelte, non sono talebana, ecco, nel senso, quello che è l'approccio è in genere, insomma, quando mi permetto è così, però se vedo che l'urgenza in quel momento è il dolore piuttosto che il sonno, prima lo faccio dormire e poi lo acchiappo da altri lati e quindi lo faccio partecipare, diciamo, alla sua guarigione, al suo percorso di consapevolezza della malattia, alla sua crescita interiore che la malattia offre, ok? Ma è una cosa che fai quando puoi ragionare col paziente. Finché il paziente ha 2 ore di sonno addosso, un lavoro e un'irrequietezza o comunque addirittura un dolore, no, devi prima risolvergli queste cose. Quindi d'accordissimo con te. Abbiamo una domanda da parte del pubblico. Manuel Unterkofler chiede: ma neurodegenerativa perché è una malattia che tende a peggiorare o può anche soltanto essere legata a momenti sporadici legati a stress, per esempio? Io risponderei che sono la seconda, cioè sono legati a momenti, in particolare come abbiamo visto, insomma, di un certo tipo di stress, chiamiamoli così, che possono scaricarsi sul biologico con questo tipo di patologia. Se poi quel tipo di stress, diciamo così, si cronicizza, tra virgolette, cioè io continuo a ricadere nello stesso impedimento, nella stessa situazione, vuoi anche legato al fatto che e questo succede in quasi tutte le patologie, no? Cioè quando mi arriva un sintomo, comincio a stressarmi proprio per il sintomo, ok? E quindi ricado costantemente, è come se io lo rinnovassi continuamente. Malattia neurodegenerativa, magari chiediamo anche alla dottoressa. No, non è una malattia neurodegenerativa. A me non risulta, non risulta che sia
una degenerazione neurologica, ecco, no. Cioè non si No. conosce esattamente la causa, ma non è come la malattia di Parkinson, che è una malattia neurodegenerativa, e non c'è una correlazione. Cioè chi ha il Parkinson ha spesso la restless legs, ma chi ha la restless legs non è che poi sviluppa il Parkinson, cioè sono Esatto. due entità diverse. Esatto. Peter, tu vuoi contribuire al dibattito? Questa era forse colpa mia, io non ho guardato bene, ho descritto oggi una volta la RLS come malattia neurodegenerativa. Era mio sbaglio. Oh, No, io vabbè. volevo chiedere, per esempio, quanti pazienti ha lei, dottoressa Camporese, con la RLS che usano anche la cannabis? Non tantissimi in realtà. Ne ho avuto uno molto importante, poi diciamo che io ricordi saranno 3-4, non sono tantissimissimi, non sono tanti, che hanno puramente la RLS. Poi ne ho di più in comorbidità. Ecco, quindi che hanno anche altre patologie, come in particolare la fibromialgia. Ecco, io seguo tantissimo la fibromialgia e le fibromialgiche hanno spesso questo disturbo, molto molto spesso, però la malattia primaria è la fibromialgia. L'RLS però è tanto correlata, quindi se devo contare anche loro, allora vi dico tanti pazienti, veramente tanti. Però di pura RLS ne ho seguiti molto meno, insomma, ecco, 3-4. Sì. Posso aggiungere una domanda io? Mi ha fatto particolare impressione il suo modo di essere medico, perché ognuno di noi si augura un medico così. Grazie, che carino, grazie. Ma noi nel nostro lavoro, anche per la divulgazione della cannabis medica, incontriamo spesso resistenze da parte del sistema sanitario o anche da parte del sistema, diciamo, di approvvigionamento di sostanze. Le incontra anche lei o nel frattempo si è già fatto una tournée? Come lo risolve? Come riesce a risolverlo? Quali sono gli ostacoli e i risultati che lei ci spiega, ti ha spiegato anche nella presentazione, confluiscono anche in dei studi importanti o sono fenomeni isolati che poi alla fine non avranno un grande effetto leva sulla medicina del futuro? Allora, rispondo per gradi. Dunque, l'approvvigionamento è un problema anche mio, chiaramente, perché coinvolge, in certi momenti coinvolge veramente tutta l'Italia, se non tutta l'Europa. E questo come lo risolvo? Affidandomi agli dèi praticamente, ma comunque alle preghiere. No, allora in generale a volte trovo delle soluzioni un po' cercando in varie farmacie, quindi io ho lavorato anche a livello nazionale, per cui conosco un bel po' di farmacie su tutta Italia, quindi cerco di stimolare il paziente a cercare la sostanza, perché a volte ci sono residui di magazzino, cioè insomma le troviamo. In altri casi magari per fortuna non mi è mai successo che mancasse totalmente tutti i tipi di cannabis, quindi provo ad arrangiarmi in maniera veramente alchemica e a fare in modo di creare quello che voglio, e veramente mi metto lì con i conti, faccio i conteggi e cerco di creare il dosaggio con un po' di THC, un po' di CBD, e insomma me la sistemo in modo da poter far partire il prima possibile la terapia. Dunque, l'altra domanda era... Per gli studi, sì. diciamo, dove confluiscono le informazioni e i risultati che lei ottiene nella vita di tutti i giorni.
nella vita di tutti i giorni. Allora, per adesso no, sono rimasti a livello, diciamo così, personale, però proprio oggi parlavo con una farmacista di Padova che ci lavora la cannabis e loro sono ragazzi giovani molto, molto brillanti e le ho proposto proprio in realtà me l'avevano già proposto loro, ma insomma ci stiamo accordando per cercare di creare poi questi studi, perché ormai per fortuna insomma la casistica che comincio a seguire, comincio a vedere ha un certo numero e quindi comincia a essere interessante fare degli studi per vedere effettivamente gli effetti su determinate patologie. In particolare dico la fibromialgia perché veramente la sto seguendo a Padova e a Olbia, in Sardegna, parto domani per andare a fare gli ambulatori lì e tra l'altro stiamo facendo un progetto molto bello, apro e chiudo parentesi, con la riabilitazione equestre, che è una cosa, vi ho pensato perché è una cosa molto bella che si potrebbe anche duplicare un giorno, riabilitazione equestre per la fibromialgia, quindi proprio per curare in maniera complementare a livello psicoemotivo e fisico. E quindi questa cosa partirà in Sardegna e sono molto contenta. Però insomma ecco la casistica è abbastanza importante, quindi potremmo tentare con le patologie di cui ho un numero maggiore di pazienti di fare degli studi scientifici, insomma in modo che tutto questo lavoro insomma abbia anche un riscontro poi a cui insomma, altri medici possono apprendere, ecco, possono in qualche modo avere accesso. Ecco, non mi veniva il termine. Grazie. Dottoressa Büchner, lei sta, diciamo, un po' dall'altra parte della scrivania, in quel senso che è inserita nel Servizio Medico Nazionale, come ovviamente anche la dottoressa Camporese, ma a un livello clinico. Quali sono le sue esperienze o quali sono anche le sue riserve nei confronti dell'utilizzo della cannabis medica? Allora, noi lo utilizziamo tipo per la restless legs, l'ho visto in qualche paziente, per esempio l'altro giorno proprio una signora che aveva la restless legs ma anche la fibromialgia e poi altri dolori e quindi questa signora era seguita anche dall'ambulatorio del dolore e quindi era già in terapia con la cannabis, ma associata a tutta una serie di altri antidolorifici. E noi invece, chiaro, per la restless legs, il primo passo è sempre di non dare subito dei farmaci, ma di fare prima alcuni accertamenti, escludere quindi le cause secondarie come la carenza di ferro o la funzione renale, eccetera, e anche di cambiare un po' stile di vita, perché abbiamo visto che anche lo stile di vita, la caffeina, il mangiare, la obesità, il movimento giocano un ruolo e quindi questo anche da noi è comunque il primo approccio, perché non sono anche io una grandissima fan di tutti questi farmaci, perché comunque possono avere effetti collaterali e quindi i pazienti che vengono trattati alla fine è comunque una piccola percentuale, perché si cerca prima, ripeto, di fare accertamenti e poi di cambiare un po' stile di vita e ci sono pochissimi che vanno veramente male e questi vanno poi nell'ambulatorio del dolore perché si associano tutti una serie di altri disturbi e lì viene anche utilizzato poi la cannabis. Grazie. Prima di chiedere il parere al dottor Berti vorrei ancora leggere un complimento che è stato espresso via chat. La dottoressa Camporese, scrive Valli Morelato, ti mette tranquillità, molto preparata nel suo campo sulla PNI e sulla cannabis. Tenera e bravissima. Orgoglio Veneto. Oh, grazie. Dottor Berti. Grazie. A lei la parola in questo contesto.
Cosa aggiungere? Intanto volevo spezzare una lancia a favore delle farmacie per i pazienti che ci stanno ascoltando, perché spesso quando non si trovano le varietà di cannabis, il paziente viene dal medico e dice ma quella farmacia non ce l'ha, non è mai assolutamente colpa della farmacia. Per il farmacista procurarsi la cannabis è un rottorio di scatole, ma non ha nessun interesse a rimanere senza. Quindi è proprio purtroppo la dinamica del mercato sia internazionale ma soprattutto quello italiano che predispone queste carenze. Ecco, purtroppo questo è da dire. No, io avrei una domanda invece un po' più tecnica per la dottoressa Camporese. In generale, che tipo di varietà di cannabis utilizza per la restless leg syndrome? Il CBD durante il giorno e per THC che tipo di... Io per esempio, Bedrocan, ok, ecco, noi invece sto cercando di sperimentare un po' di più con il Bedica. Sì, anche il Bedica a seconda, io lo utilizzo nel momento in cui, a parte quando c'è, perché adesso... Potrebbe ripeterlo perché... infatti. Chiedo scusa, Però- potrebbe ripeterlo perché si è sentito abbastanza male di che tipo di medicina. Allora, io utilizzo la sera soprattutto il Bedrocan, quindi ad alto THC, ok? Di origine sativa. Il dottor Berti diceva anche il Bedica, che è di origine indica, e io ho aggiunto appunto che quando c'è, perché insomma è quello che un po' più scarseggia negli approvvigionamenti, ma al di là di questo appunto anch'io scelgo il Bedica quando c'è, a seconda della persona, insomma quando c'è anche una componente molto ansiosa o di insonnia anche associata. Non solo il sonno disturbato dalla RLS, ma un'insonnia, quindi una difficoltà di addormentamento a prescindere. Quindi un aggravamento, diciamo una forma di disturbo del sonno, diciamo in comorbidità, quindi già presente anche. E allora il Bedica diventa effettivamente l'ideale, insomma. E il CBD di giorno, tra l'altro, è anche neuroprotettivo, quindi insomma ci aiuta molto. Una domanda ancora generale, magari in questo contesto mi interesserebbe sapere se da parte dei medici che abbiamo qui riuniti in questa trasmissione, in questo webinar, la tendenza che si registra in generale, diciamo, si evolve verso un utilizzo più esteso delle sostanze che vengono dal cannabis medicinale, o siamo in una situazione di stallo? Quali sono un po' gli sviluppi che si intravedono anche all'orizzonte? Magari iniziamo con la dottoressa Büchner. Ma io vedo diversi pazienti che comunque sono in terapia con la cannabis medica, nella maggior parte dei casi, e ovviamente per il dolore ancora, perché quello è anche, diciamo, quella classe di sintomi o di manifestazioni dove lo Stato ha dato l'ok. E quindi è anche più facile durante una visita di prescriverlo, perché se uno lo dà off-label diventa, cioè se non è dentro in quell'elenco diventa ovviamente tutto più complicato. E comunque vedo che c'è anche un uso abbastanza frequente, secondo me, cioè io vedo diversi pazienti. Dottor Berti? Sì, indubbiamente la cannabis sta prendendo piede come terapia e un grande aiuto è stato creare, diciamo, questa nicchia della cannabis legale, ovvero di poter vendere le infiorescenze e i prodotti a base di CBD e basta, senza THC, e questo ha reso, diciamo, l'ha sdoganato a livello morale e culturale, quindi questo avvicina molto i pazienti, ecco. Sì, è percepita soprattutto come una terapia più naturale. Possiamo discutere ora sul naturale o meno di un prodotto industriale, però ecco, l'idea quantomeno che sia un infuso botanico in un olio, ecco, rende favorevole il paziente, credo soprattutto in Alto Adige rispetto ad altre parti in Italia, ad avvicinarsi a questo genere di terapie, soprattutto interessarsi, ecco, questo sì. Quindi io vedo di sicuro un aumento dell'interesse generale verso la materia. Grazie, dottor Camporese. Anche riferito un po' alle discussioni
tra colleghi, magari. Se posso dire io qualcosa, in Alto Adige c'è il Cannabis Social Club che spinge tanto verso questa terapia. Cioè, noi la vediamo come terapia alternativa, abbiamo anche capito che chiaramente non c'è solo la cannabis, ci sono tanti medicinali, ci sono tante soluzioni, ci sono tante malattie e tante persone con esigenze differenti. Noi pensiamo che sì, si dovrebbe, cioè secondo noi si potrebbe prenderla più in considerazione la cannabis perché è un medicinale che ha proprio pochi effetti collaterali. Abbiamo visto una lista di effetti collaterali, però quelli sono rari e come ha anche detto la dottoressa Camporese, cioè l'introduzione va iniziata molto bassa e poi alzata. Io ho sentito anche pazienti che, per esempio, io mi ricordo di una persona che aveva un dolore neuropatico, ci ha provato con tutte le medicine che esistono e pure con la CBD e non ha funzionata, è andato avanti, ha preso poi un olio THC e ha iniziato con poche gocce, cioè diciamo ha iniziato con 5 gocce di un olio che contiene in una goccia forse un 0,8% di milligrammi di THC. Lei ha detto che è arrivato a 17 gocce e il dolore era sparito. Era contenta. Poi le ho chiesto, ma non sei un po' vertigini e hai qualche effetto? Diceva, no, proprio niente, cioè proprio le è andata tanto bene, però va anche con la bici a lavoro, lavora in cucina e ha detto, sì, beh, mi sento bene un po' un effetto strano, cioè sono sempre di buon umore. È quell'effetto secondario augurabile, no? Chiaramente bisogna stare attento a non sovradosarsi, perché troppa THC fa quell'effetto poi di allucinazioni, di proprio la pressione del sangue che scende, si prende freddo, si diventa pallido. Questo non è gradevole. È proprio anche un po' l'ipotensione, quindi puoi avere di nausea, vomito quando va giù la pressione così tanto, però in genere quando, diciamo, tra virgolette si sbaglia dosaggio, insomma, no? Quindi... Volevo ancora sentire la risposta della dottoressa Camporese, come lei valuta un po' il trend generale, anche nei dibattiti con i colleghi, se nota cambiamenti anche in termini di posizioni che magari un anno fa o 2 anni fa erano ancora un po' più dure o meno favorevoli. Sì, allora questo sì, un pochino alla volta è in ascesa questa cosa e l'importante è che i medici di base o comunque i colleghi anche ospedalieri prendano conoscenza, perché spesso e volentieri i colleghi magari non la conoscono, la temono, ma non perché la temono perché hanno dei pregiudizi, ma perché appunto non conoscono gli effetti, non la sanno gestire, quindi fanno fatica a mettersi, no? Quindi proprio su questo io cerco di battere, nel senso di fare a volte dei webinar, cerco di fare per i medici di base, per informare, no? In modo che non abbiano timori a prescriverla, che imparino l'ABC, insomma, per poterla prescrivere, ma questo anche in aiuto a me, nel senso che, per esempio, porto sempre l'esempio della Sardegna, dove il medico di base può prescrivere la cannabis senza il bisogno di un piano ospedaliero, di un piano terapeutico ospedaliero, quindi sulla base del mio piano terapeutico privato. Su ricetta però, rossa? Sì, lo fanno ovviamente nelle indicazioni terapeutiche previste dal Sistema Sanitario Nazionale, non per un RLS, però per esempio con la fibromialgia, essendo possiamo farla, diciamo, rientrare nel dolore neuropatico resistente a farmaci, che è una delle indicazioni rimborsabili dall'SSN, e quindi a Olbia possiamo farci
fare la ricetta dal medico di base per ottenere il farmaco in forma, diciamo, gratuita. Okay? Nei casi in cui la fibromialgia sia già stata trattata con i FANS, con gli antidolorifici e non abbia risposto. Okay? Quindi rientra in questo tipo di cosa. Per far sì che questo accada, chiaramente alcuni colleghi si fidano, però in linea di massima è bene che abbiano un minimo di competenza, un minimo di conoscenza, e allora questo ammorbidisce molto e fa sì che il medico si approcci. I medici un po' più resistenti, un po' più giudicanti o pregiudicanti, quelli invece si fa un po' più fatica, però sono sempre meno. Devo dire che se devo fare un po' una media da un anno a questa parte, per la mia esperienza ho visto molta più collaborazione. Sempre in Sardegna, per esempio, mi collabora molto bene una collega neurologa che lavora in ospedale, quindi sicuramente con tutte le terapie convenzionali, insomma con l'approccio convenzionale, ma ha imparato suo malgrado, perché l'abbiamo un po' costretta, a prescrivere la cannabis. Quando ha dei casi difficili mi chiama e quindi cerchiamo, l'aiuto insomma a impostare la terapia, o qualche volta gliela faccio io nel paziente e poi lei trascrive, insomma, però c'è collaborazione, ecco, io ho visto che c'è abbastanza collaborazione. Poi non lo so se sia la fortuna di aver trovato un po' di colleghi a favore. Non tutti lo sono, però devo dire che da un anno a questa parte un miglioramento c'è stato sicuramente. Grazie. Adesso chiedo ancora alla cara collega Lidia se ci sono delle reazioni o domande su Facebook, se ha registrato delle osservazioni. No, purtroppo no, niente. Vuol dire che siamo stati esaustivi, chiari e che tutti si sono subito trovati a loro agio ascoltando. Però nella chat qui su Zoom vedo. Quello, c'è qualcosa di nuovo, devo dire, perché io lo seguo, ma io non vedo niente di nuovo. No. Quello che c'è su Zoom l'abbiamo già considerato. Vorrei dire io ancora che l'associazione Cannabis Social Club dà sostegno ai pazienti che vogliono averla prescritta, che l'hanno prescritta, e noi possiamo anche alleggerire ai medici quel gran bisogno di informazioni. Cioè noi siamo davvero, diciamo adesso, anche pazienti esperti che possiamo aiutare gli altri pazienti a entrare in queste terapie. Per cui ritengo molto importante che noi diamo sempre questo aiuto ai pazienti. Adesso siamo un po' a conclusione, abbiamo un'ora e mezza più o meno che ci siamo prefissati anche un po' come cornice, ma ovviamente se c'è ancora qualcosa, se ci sono altre domande, altrimenti chiederei a Petra, non so se vuol concludere o se vuole ancora aggiungere qualcosa al detto dottoressa Camporese come nostra ospite specifica oggi di questa serata. Ci vuole aggiungere ancora qualcosa? Lasciare qualche messaggio? Io? Sì. Io? No, lancio io uno intanto. Prego, la dottoressa Camporese, poi facciamo concludere Petra. No, io ringrazio solo, ringrazio tanto, è stato molto piacevole anche per me, io adoro fare queste cose, mi piace, faccio il mio lavoro con passione, mi diverto e quindi posso solo ringraziare dell'opportunità. Si vede anche sulle distanze maggiori, anche se, in questo senso, anche via canale elettronico, questo suo entusiasmo e questo suo essere medico al 150% si trasferisce perfettamente anche in rete. Passiamo la parola a Peter Grünfeld per la conclusione, per le parole conclusive.
Allora io volevo solo informare anche un pochino sul lavoro che fa il Cannabis Social Club. La settimana scorsa avevamo un appuntamento nell'ufficio governo sanitario a discutere con il direttore lì di ottimizzare la delibera sulla dispensazione della cannabis che abbiamo qua in Alto Adige. Anche lì c'è ancora da togliere alcune sbarre e aprire un po', cioè facilitare un po' la prescrizione. Poi magari torno a ringraziare di nuovo anch'io i qui presenti medici, la dottoressa Susanna Büchner. Spero che, cioè io di quello che ho sentito, pazienti che sono interessati a questa terapia possono andare da lei. Sì, cioè possono venire e poi si discute come si risolve nel modo migliore il problema. È sempre la dottoressa che decide di quello che prescrive, poi è il paziente a decidere di accettare le cure, è logico, sì, certo. Allora, io ringrazio molto alla nostra provincia di sostenere questi eventi, la ripartizione salute in questo caso. Ringrazio il nostro media partner Belief che ci aiuta a promuovere tutto questo evento. Mi ringrazio con la IACM, l'Associazione Internazionale dei Medici, che sostiene le cure cannabinoide. Mi ringrazio anche con Aldo Leonardo Berti. Adesso mi è venuto in mente che ho dimenticato prima. Allora, il Cannabis Social Club collabora con una cooperativa sociale che in giugno aprirà anche uno studio medico che è poi specializzato sul cannabis medicinale. Siamo ancora in alto mare con questo, però siamo prosperosi di adesso iniziare in giugno e chiaramente anche qui possiamo dare sostegno ai pazienti che cercano questo tipo di cura in fitoterapia. Poi tornerei ai sponsor, magari ne metto di nuovo lo schermo con i sponsor. Allora, come già detto, la farmacia Ternelli, che è la farmacia, una farmacia nella Emilia Romagna, giusto? La farmacia, allora, il dottor Ternelli è il più esperto che io conosco della tematica della cannabis, una persona molto squisita. Poi chiaramente anche le farmacie qua in Alto Adige, la farmacia Druso di Merano col dottor Cimatti, grazie per il sostegno, la farmacia Bombicini, che sarebbe la farmacia San Quirino, la farmacia Perini, anche a Bolzano quella, poi a Ethical Banking della Banca Raiffeisen, a Crystal Wheat, un produttore di cannabis CBD, di cannabis legale, Bioteca pure quello, un produttore di cannabis legale, e la Trincaria Hemp, anche un produttore di cannabis legale, e la Dutch Passion, un'azienda internazionale di produzione di semi. Ok, tolgo la schermata. Se ci sono ancora domande, sarei contento a risponderli. Se no... C'è stato un ringraziamento da parte di Katia Moletta, altrimenti io non ho altre osservazioni o domande che sono emerse da Zoom, e anche a Facebook sembra tutto tranquillo. Ok, quello che è importante è anche sottolineare, questi incontri sono registrati, vengono poi messi a disposizione su Facebook, e lì abbiamo visto che sono molto ben visti e vengono anche spesso
attivati. E lì c'è una mediateca ormai abbastanza consistente e con ognuno di questi eventi troviamo delle basi per dare delle informazioni molto precise su delle domande anche molto concrete, indicando il link della rispettiva registrazione. Pertanto l'evento di per sé ha una sua importanza, ma anche la funzione archivio un'altra. Peter. Allora c'è anche il dottor Roberto Pittini, che ho visto che adesso è tra i spettatori. Come mai non è entrato? Allora lo facciamo entrare subito, perché io l'avevo registrato come partecipante, ma lui ha ancora il video spento. Avrei io da dire ancora qualcosa e farvi vedere un altro slide. Cioè questa è una puntata di ben 14 serie di eventi. Sono eventi tutti campi applicativi della cannabis, e adesso ve li faccio vedere. Ok. Come vedete, questo è il secondo evento che stiamo a vedere. La prossima settimana, adesso consecutivamente, abbiamo 5 puntate dal 25 maggio, che è oggi la sindrome RLS. Poi il 1 giugno, molto aspettato, sui disturbi da deficit di attenzione e iperattività. Poi l'8 giugno la glaucoma, che sul glaucoma, anche quella, la glaucoma per esempio è previsto anche la prescrizione tramite il decreto ministeriale, ma viene prescritto, cioè in rarissimi casi, io non conosco oculista che lo prescrive, per cui lì proprio anche io oggi mi ho impegnato pure col direttore sanitario dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige, che lui fa venire un oculista anche alla nostra puntata. Poi il 15 giugno, forse anche una sua collega, dottoressa Camporese, la dottoressa Tania Re, con disturbi post-traumatici da stress. E finiamo questa prima partita il 22 giugno con una puntata sulla sindrome di Parkinson, e poi iniziamo in settembre con la cefalea emicrania, fibromialgia, patologie gastrointestinali. Come vedete, la cannabis può anche far bene a queste malattie, e andiamo avanti fino al 23 novembre, dove forse il 9 novembre è molto interessante anche perché il titolo di quella puntata sarebbe Cannabis con basso dosaggio di THC nel stress, ansia e insonnia. Ok, forse è il caso di dare anche un attimo la parola a dottor Roberto Pittini. Salve, ce l'ha fatto anche arrivare, e chiudo qua. Grazie Peter, buonasera, scusate ma ho avuto dei problemini, forse vi ha accennato qualcosa Peter, comunque ecco, sono qui a fare le mie scuse all'uditorio. Mi sentite? Sì. Perfetto. Ok, allora il collegamento funziona bene. Mi scuso anche personalmente con la relatrice, la dottoressa Camporese, mi scuso con la dottoressa Büchner, la traduzione è simultanea, quindi continuo a parlare in italiano, motivi relativamente indipendenti dalla mia volontà. Comunque sono contento che anche questo evento sia andato bene, a quello che ho capito, e come andranno bene anche tutti i prossimi eventi, perché l'argomento è sicuramente importante, le potenzialità della pianta sono ben note a tutti i partecipanti, e spero anche che qualche uditore esterno possa interessarsi e a sua volta far interessare altre persone alla discussione, all'informazione sul tema della pianta di cannabis, della cannabis medicinale, perché
le potenzialità sono tante. Qualche volta un'obiezione, a parte la solita della letteratura che è scarsa, inesistente, contraddittoria, questo lo sappiamo tutti, però sappiamo anche che andando a cercare bene si trova della buona letteratura. L'importante è informare e seguire il discorso sulla cannabis. Non è una panacea. Quello che può essere strano a noi medici abituati a utilizzare un farmaco per una patologia, a utilizzare, chiamiamolo un farmaco, ma è un filo complesso, a utilizzarlo per una serie di patologie completamente diverse, può far sembrare l'utilizzo della cannabis una panacea. Una panacea non è, ma è uno strumento straordinariamente importante in molte condizioni. Come tutti i farmaci, non sempre deve essere efficace, qualche volta può avere degli effetti collaterali, ma il motto inglese start low and go slow, partire a bassi dosaggi e salire gradatamente, consente di non avere sostanzialmente effetti collaterali importanti nell'utilizzo della terapia. Come ogni altro medicinale va tarato sulle condizioni del paziente e va aggiustato a seconda della patologia, ma principalmente del paziente, le percentuali e i dosaggi relativi di THC principalmente e CBD non secondariamente. Se ci sono domande per me in particolare, sempre volentieri, è più facile rispondere alle domande, almeno per me, quando non sono difficilissime, piuttosto che fare una relazione. Appunto, mi scuso ancora con l'uditorio, però cercherò di fare meglio la prossima volta. A disposizione per ogni richiesta, sono qui. Grazie Roberto. Ci sono 2 osservazioni ancora che vengono dal pubblico. Si scrive Luca, grazie, è stato molto interessante, riguarderò il video alla prossima, così ovviamente offriamo proprio questa opportunità. Il video da adesso in poi è disponibile in rete. Si scrive Lucas Chiarisius, grazie alla dottoressa Camporese e agli altri partecipanti e anche agli organizzatori, è stato molto interessante. Penso che con questo si possa anche passare alla conclusione dell'evento. Petra, vuoi ancora chiuderlo formalmente? Ci abbiamo messo 1 ora e 3/4, ormai ringraziamo dell'attenzione perché è sempre rimasto alto il livello di attenzione, più o meno sono sempre gli stessi spettatori o spettatrici che ci hanno seguito e ringraziamo anche per il loro interesse. Allora, sono molto orgoglioso di avercela fatta, di aver invitato la dottoressa Büchner. È sempre difficile di trovare medici esterni che vengono a discutere con noi. Mille grazie e complimenti anche per l'italiano che parla, brava, davvero. E sì, ce l'abbiamo fatta anche di capire di più su questa malattia. Non mi resta altro che augurare a tutti una buona serata e chi sia interessato può sempre venire sul nostro sito web su www.cannabissocial.eu dove c'è tutto il programma di tutto l'anno. Ok. Grazie Petra. Grazie a tutti i medici. Mille grazie. E un Grazie. saluto. E saluti anche ai spettatori. Alla prossima. Sì, buona serata. Buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Buonasera.